Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video in italiano. Come potete vedere, anche oggi farò un video di pampering e di grattini, simile a quello che avevo fatto qualche settimana fa, però questo è in italiano perché l'avete visto e tanti mi hanno scritto no, lo vogliamo anche in italiano, quindi eccolo qua. E la prima parte, come al solito, sarà con me che parlo in voice over e alterno soft spoken e whispering, mentre la seconda parte sarà senza me che parlo, quindi no talking, con solamente i suoni delle mie dita e delle mie mani. Quindi potete andare direttamente alla seconda parte se preferite. Detto ciò, come avrete visto, o forse non ve ne siete accorti, ma siamo arrivati a più di 7.000. Siamo in più di 7.000. Quindi grazie ai vecchi, alle persone che sono qua da tanti anni e grazie ai nuovi e anche a quelli che magari in questo momento si stanno iscrivendo. So che non sono numeri enormi su YouTube, però grazie, cioè per me 7.000 è un traguardo enorme rispetto, non so, quando uno apre un canale YouTube solitamente o si aspetta di diventare subito virale o dopo un po' magari si arrende perché non ha tanti iscritti e un po' si butta giù. Invece io ho avuto la fortuna di aver sempre comunque, nel senso il mio canale non è mai andato virale, però ho sempre avuto dei iscritti molto fedeli e molto affezionati, quindi ogni iscritto che ho guadagnato non è stato un iscritto perché i miei video sono andati virali, ma sono stati iscritti perché volevano, perché gli piaceva davvero il canale, e quindi secondo me valgono molto di più. Nonostante siate di meno, valete molto di più perché non siete qui perché è un canale che va di moda e quindi magari una volta lo faccio anche io, magari mi iscrivo ai canali popolari perché magari, non so, c'è un SM artist famoso e mi sento che lo devo seguire perché è famoso. Invece, dato che non sono famosa, tutti voi immagino mi seguiate perché effettivamente vi piacciono i video, e quindi è qualcosa che vale molto di più, quindi voglio davvero essere grata di questo, quindi grazie mille. Stavo appunto pensando a un video speciale per i 7.000, ma dato appunto questo mese che è stato difficile per me per l'operazione e tutto, non so ancora bene cosa potrei fare, quindi può essere che lo speciale arrivi tipo tra 6 mesi,
so cosa potrei fare di speciale. Pensavo di coinvolgere nuovamente Camilla, Giulia o altre mie amiche per fare un video di grattini super e di pampering super, cioè pieno di gente, però anche quello devo aver modo di organizzarlo, e come tanti di voi mi hanno gentilmente consigliato, devo prendermi il tempo per riposarmi, e quindi ho deciso di far uscire dei video, appunto dei comfort video, che sono abituata a fare, in modo da non andare in mega sbatta, dato che è stato un mese difficile. Adesso sto registrando di giovedì, e tipo sono le 12:30, cioè mezzogiorno e mezza, e pensavo non ci fosse nessuno, ma invece i vicini come al solito sbattono cose. Io vorrei sapere cosa fanno. E in realtà questo giovedì, vabbè, io vi parlo come al solito dal futuro, ma per voi vi parlo dal passato, perché questo giovedì vedrete il video in cui recensisco 3 dei miei manga, e poi sono riuscita a registrare anche un video dopo, nella settimana dopo, che è What's in My Bag, che sarà un video in inglese. Quindi questo video uscirà fra 3 settimane, quindi dopo Pasqua. Avrei voluto fare tipo un video di Pasqua in cui faccio l'unboxing di un uovo di Pasqua, ma ovviamente mio marito mi ha regalato l'uovo di Pasqua di Kuromi e l'ho aperto subito perché ero esaltata, e dopo mi è venuto in mente che forse avrei dovuto fare un video, quindi o qualcun altro mi regala un uovo di Pasqua, ma dubito, o addio, cioè nel senso questa idea è andata a farsi benedire, perché non comprerò un uovo di Pasqua solo per il canale, perché costano tipo 15 euro, hanno dei prezzi assurdi, quindi o qualcuno vuole non so, posso prendere una carta di un uovo di Pasqua dei miei nipoti e fare un finto unboxing, però non andrò a prendere un uovo di Pasqua solo per fare un unboxing, quindi perdonatemi. E comunque in generale ho notato che sono pessima perché non faccio mai video a tema. Una volta ne facevo di più, mentre tipo San Valentino, Natale, Halloween forse ho fatto a Capodanno il countdown quest'anno, però in generale mi dimentico sempre di fare dei video a tema. Una volta avevo fatto un video di San Valentino, tipo un roleplay, ma mi pare che adesso l'ho cancellato, cioè l'ho messo in quei video che sono a disposizione solo per chi paga, perché era davvero cringe, come un sacco di altri video cringe che ho messo, diciamo, non privati, ma se uno proprio lo vuole vedere deve tipo pagare, perché non volevo metterli, cioè li avevo riguardati quando erano pubblici, e già l'idea che qualcuno dei miei clienti o dei miei ex compagni del liceo arrivi su questo canale mi terrorizza, il pensiero poi che possano vedere quei video, cioè che sono tipo terribili, mi terrorizza maggiormente, quindi penso che nessuno di loro si metta a pagare per un mio video, cioè spero per loro che non lo facciano, quindi ho cercato di tutelarmi così, non li ho cancellati perché magari qualcuno piacevano, c'erano comunque dei video SMR, però erano un po' cringe, e vabbè, prima o poi supererò anche questa cosa e ritornerò a fare i roleplay. E niente, quindi oggi appunto è giovedì
e io lunedì ricomincio a lavorare dopo praticamente 3 settimane di malattia. Quindi, come vi dicevo, sono un po' agitata perché il pensiero di tornare comunque un po' mi agita, perché mi chiederanno tutti cosa è successo, cosa hai fatto, come stai. Quindi praticamente dovrò passare tutta la prima giornata, se non anche la seconda, a parlare con le persone, diciamo, che mi chiederanno che cosa ho fatto, perché vabbè, ci sta, non mi vedono da 3 settimane, quindi ci sta anche la curiosità. E quindi sono un po' agitata. Volevo dirvi qualcosa, ecco, quindi in questi giorni ovviamente ho visto e letto 100.000 robe. Sto leggendo The Long Game, che è praticamente il sequel di The Driverly. Nel senso, non so se avete presente la serie, in realtà fa parte di una saga di libri, e io in realtà ho visto i The Driverly, la serie, e poi ho voluto prendere il libro The Long Game, che è il sequel, così quando uscirà la seconda stagione saprò già qualcosa. Però comunque, cioè, mi sta piacendo, però è molto tipo fanfiction, è scritto in modo molto semplice e sembra proprio una fanfiction, quindi cioè, mi piace, è una cosa positiva che sembra una fanfiction, però pensavo fosse tra virgolette più serio il libro, invece è proprio sulla falsariga appunto di una fanfiction. E niente, ovviamente non vi spoilerò nulla. Poi vabbè, ho letto 10.000 fanfiction come al solito. Ieri sera ho rivisto, vabbè, per la 1000ª volta Jurassic Park, che è uno dei miei comfort film, che poi Jurassic Park è uno proprio dei miei film preferiti in assoluto, ed è uscito il 12 giugno del 93 e io sono nata il 13 giugno, quindi nella mia testa è sempre tipo una cosa che siamo legati, sono legata al destino di questo film. E poi vabbè, io adoro i dinosauri, e infatti ho anche visto il documentario nuovo che c'è su Netflix, che non mi ricordo il titolo, ma è tra le ultime uscite, che è un documentario appunto sui dinosauri, si chiama tipo La vera storia dei dinosauri, e il narratore del documentario è Morgan Freeman. È un documentario molto interessante, però assurdo. Comunque nessuno riesce a fare i dinosauri, nonostante il documentario sia prodotto da Steven Spielberg. Nessuno riesce nel 2026 a creare dei dinosauri che siano credibili come i dinosauri di Spielberg nel 93. Cioè, proprio ieri che rivedevo Jurassic Park, che poi vabbè lo riguardo almeno una volta l'anno, a parte, ok, i dinosauri fatti al PC, cioè fatti al sì, fatti al PC, fatti al computer, tipo all'inizio, quelli che proprio si vede che sono fatti al computer, si vede perché ho una televisione 4K di quelle moderne, ma comunque è un finto che dici, ah sì, si vede che sono fatti al PC, però non è che dà fastidio. Ma gli altri dinosauri, quelli fatti con, che sono degli animatronics, come il T-Rex in alcune scene, poi c'è anche il Brachiosauro e anche la Triceratopa, cioè sono fatti benissimo, appunto perché sono di animatronics e non sono fatti al PC. E ancora adesso non ho visto dinosauri, film con dinosauri che siano fatti bene e in modo così convincente come nel primo Jurassic Park. E siamo nel 2026, quindi siamo praticamente 33 anni dopo l'uscita di questo film. Il film è ancora
sembra un film vecchio, a parte la tecnologia che hanno ovviamente i telefoni vecchi, computer vecchi, però è incredibile come sia un film che ancora proprio è giovane. Jurassic Park è un film che non è invecchiato a mio parere e mi commuove sempre tantissimo e lo amo. E niente, non so se sapevate questa mia passione per Jurassic Park, ed è da una vita che voglio tatuarmi il Velociraptor con scritto Clever Girl. Però vabbè, se dovessi farmi tutti i tatuaggi che mi voglio fare sarei tipo Fedez. E a proposito di Fedez, che boh, a me sinceramente lui non piace, però vabbè, nel senso chi se ne frega. Cioè nel senso, non è che non mi piace, non lo conosco come al solito, non è che posso fare un'opinione, però in generale non è un personaggio che mi piace. Non andrò oltre in questa analisi, ditemi voi. E invece ho visto il Festival di Sanremo, che in realtà era tipo un mese fa, ma non so se ve ne ho parlato. In realtà non è che l'ho visto, ho sentito le canzoni e guardato qualche pezzo, e io sinceramente, cioè a me piace la canzone che ha vinto, cioè Stra Trash, a me piace, però so che c'è tanta gente inviperita perché ha vinto sta canzone, cioè boh, fatemi sapere voi cosa ne pensate. E niente, cioè non so perché, ah sì, perché sono partita da Fedez, mi è venuto in mente il festival. Boh, sono curiosa perché c'è un sacco di gente a cui fa schifo, cioè ovvio che non è che dici che è una canzone dei Queen, però boh, tra tutte quelle che c'erano è quella che effettivamente mi ha preso di più, cioè mi viene più da cantare, però non è che sono super appassionata di musica italiana, però vabbè, carina. E quindi niente, sono ancora a casa. Pensavo di fare molti più video e di portarmi molto più avanti, e invece vabbè, un po' mi sono portata avanti dai con qualche video, però speravo di essere più attiva, invece effettivamente questa operazione mi ha stancato molto, e soprattutto l'ho presa come al solito, come le cose di salute, un po' alla leggera. Io sono una di quelle persone che non, cioè se non ha la febbre si prende la tachipirina, va a lavorare, se ha mal di gamba va comunque a danza del ventre, dice vabbè zoppico un po' ma qualcosa faccio, cioè non sono in grado di fermarmi. Anche quando sono a casa, dopo 10 minuti che sono seduta mi alzo e vado a fare qualcosa, che però non è che sono cose utili, perché non è che dici mi alzo e pulisco casa, che almeno sistemo, no? Mi viene lo schizzo e dico ah ma devo riordinare le cartelle del PC, oppure ah ma mi è venuto in mente facciamo una fan art, quindi mi metto tutta ingobbita sul tablet per disegnare e mi fa male tutto, però mi viene lo schizzo che devo disegnare. Oppure dico ah faccio un po' di tapirulan, cioè prima mi sono messa a fare il tapirulan, che sto qua mezza morente, e mi sono messa, infatti dopo tipo 2 minuti che facevo camminata lenta ho detto spengo tutto e mi risiedo sul divano, quindi sono un po' un'anima in pena. Ovviamente sto riguardando Hannibal, perché non è che io lo finisco, cioè quando lo finisco lo ricomincio e ogni tot guardo un episodio, magari passa anche non so un mese che non vedo un episodio e poi ne riguardo uno. Però come avrete capito io sono un po' ossessiva sulle cose e riguardo sempre le stesse cose, rileggo sempre le stesse cose, non so se è un difetto o non lo so, sono sempre stata così. È davvero raro che io faccia qualcosa, cioè mi appassioni in modo maniacale a qualcosa di nuovo. Di solito le mie ossessioni durano per 3, 4, 5 anni prima
volevo dirvi? Ah sì, che ho rigiocato in 2 giorni, ho rigiocato a Detroit Become Human. Era non mi ricordo se è la terza o la quarta volta che giocavo, ma secondo me è la quarta volta. È diventato Detroit Become Human il mio gioco preferito della PlayStation. Lo amo, ve ne avevo già parlato perché ogni volta che ci gioco penso che vengo qua a dirvelo. Però davvero, se vi piace giocare alla Play, ma anche se non vi piace, provate questo gioco perché non è il classico gioco, diciamo, dove continui a sbagliare, a rifare la stessa cosa, o di strategia, o gioco di ruolo. Cioè, anzi, secondo me, per chi non è che ami tantissimo giocare alla Play, quindi secondo me è proprio un gioco adatto alle persone come me, a cui piacciono i film, le serie TV, però che vogliono anche provare, cioè a cui piace un po' giocare, perché in teoria di gioco c'è davvero poco, sono più che altro le scelte che si fanno, e a seconda delle scelte che fai avrai sempre dei risultati diversi. Io ci ho giocato 4 volte, tutte e 4 le volte ho avuto dei finali diversi. Il mio sogno è raggiungere un finale, ma non sono mai riuscita ad arrivare a quel finale. Però questa volta che ci ho giocato almeno sono riuscita a far crepare meno personaggi del solito. La penultima volta che ci avevo giocato era stato un disastro, mi ero arrabbiata tantissimo, erano tipo morti tutti, mentre questa volta è sopravvissuto il mio preferito, che è Connor, e lo amo, e quindi vabbè, ero abbastanza contenta, però ogni volta che lo finisco poi c'ho il vuoto. E quindi niente, non so se voi volete consigliarmi qualche gioco. Di solito i giochi di questo tipo, nel senso, li conosco, tipo scusate, Until Dawn, o Life is Strange, o Man of Medan. Di solito tutti questi giochi molto non so come si dice, non cinematici, comunque questo tipo di giochi dove c'è tantissima storia e dove vai avanti facendo delle scelte che a seconda delle scelte cambia il gioco, cambia la storia, ecco, di solito li faccio tutti. Il primo che ho fatto, il primo che ho giocato di questo tipo è stato, che in realtà è un po' diverso perché Life is Strange effettivamente è molto più gioco classico della Play, perché ci sono varie missioni e si gioca molto di più, però è il primo gioco che ho fatto in cui a seconda delle scelte cambiava la storia, quindi Life is Strange e Before the Storm, che è il sequel, che mi era piaciuto più di Life is Strange in realtà. Mentre poi il secondo è stato Until Dawn, che ve lo consiglio, e poi c'è anche Rami Malek o Malek, non so come si dice, che fa uno dei protagonisti di Until Dawn, quindi bello bello bello. E sono riuscita, ecco, a rigiocare proprio perché questa settimana sono a casa, particolarmente, cioè da 2 settimane che sono a casa, e sto cercando qualsiasi cosa per distrarmi, perché ovviamente non posso neanche uscire perché ci sono le visite del medico fiscale, quindi anche se sto abbastanza bene non posso uscire solo in determinati orari. Ho provato a farmi, come vi dicevo, ridurre il certificato medico, non me l'hanno fatto, quindi vabbè, però meglio così. E quindi sto facendo mille robe per distrarmi. Poi io ho questo problema da quando sono piccola, che io non dormo, cioè io dormo solo di notte, se va bene, quindi anche dire fatti un pisolino, queste cose qua mai riuscita. Anche quando ero all'asilo mi ricordo che durante l'ora del pisolino
non riesco a riposarmi durante la giornata perché sono ansiosa, perché sono agitata e tutte le mie cose e boh, non lo so, io non riesco a fare i riposini, mai riuscita, mai fatti, nemmeno da piccola. E, e niente, però adesso finirò di registrare questo video e mi metterò sul divano a leggere e proverò a rilassarmi e spero che i prossimi video che arriveranno quando ricomincerò a lavorare, quindi sicuramente sarò più stanca, saranno video più tranquilli, perché secondo me da questi video proprio esce fuori, soprattutto da questo audio, perché il video dei grattini sicuramente è rilassante, ma l'audio sopra non lo so, ma per fortuna potete andare all'altra parte, quindi e secondo me esce fuori proprio da questi audio il mio la mia irrequietezza, si dice, non lo so. E niente, quindi